Per me sono come fratelli più piccoli, li ho visti crescere, li seguo da sempre, li ho tirati su io. Perché hanno un vero talento. Serve coraggio vero. Devi sentirlo, sentirtelo dentro. E questa è la lotta tradizionale, la LAM tradizionale, ma veramente una forma fisica incredibile. Sono snelli, muscolosi, atletici. La magia ci protegge dal malocchio e dalle lingue velenose. Dio c'è per tutti, ma vince chi ha la volontà di essere il migliore. Se scegli di lottare, non puoi mollare mai. Se hai paura, allora non fa per te. Il segreto è uno solo: andare oltre i tuoi limiti. Dare tutto, combattere forte, spingersi oltre per diventare campione. E io ci riuscirò. Dentro l'arena può succedere di tutto, ma io vincerò. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Come state? Bene! Tutto bene? Molto bene! Grazie, ciao. Ciao! Oggi vi porto in Senegal, uno dei paesi più giovani di tutto il mondo. Pensate che qui la metà della popolazione non supera neanche i 20 anni. Però purtroppo in quartieri poveri come questi della capitale di Dakar, purtroppo il 40% dei ragazzi e delle ragazze non ha un lavoro. E quindi scuola, lavoro, futuro per tanti di loro sono solo parole vuote. Ma tra mille difficoltà c'è un sogno che resiste, che dà speranza a tutti questi bambini e ai giovani di tutto il paese, ovvero diventare gladiatori. Perché lo sport nazionale qui in Senegal è la lamb, ovvero la lotta tradizionale senegalese. In realtà è una tradizione antichissima che è nata nei villaggi quando si lottava per festeggiare la fine del raccolto, ma poi col tempo si è trasformata in qualcosa di enorme. Oggi vi dovete immaginare la LAM come uno sport che riempie stadi, muove folle, soldi e anche spiritualità. Infatti quando c'è un incontro importante l'intero paese si ferma e i lottatori sono vere e proprie celebrità che hanno fan, sponsor giganteschi e migliaia di persone che li venerano come se fossero vere e proprie divinità viventi. Qui li chiamano gladiatori africani per la loro stazza imponente. Ma la forza fisica non basta, perché in arena servono intelligenza, strategia, fede e soprattutto la protezione degli spiriti. Per tutti questi ragazzi la LAM è tutto, è rispetto, identità, è la speranza di uscire dalla polvere e diventare leggenda. Ma come in ogni grande storia, prima della gloria c'è sempre una strada in salita che comincia da qui, perché è proprio qui, in queste stradine, che nascono i giganti. Uomini che non hanno nulla, ma che lottano per tutto e per tutti, perché si portano sulle spalle il peso del proprio villaggio. E oggi vi porterò con me nel mondo della LAM per scoprire i sogni, i desideri e le paure di coloro che qui vengono chiamati i gladiatori d'Africa. Questo è Dalifort, uno dei quartieri più popolari e difficili della capitale Dakar. Si dice che per trovare i veri talenti della LAM bisogna venire qui, dove a ogni angolo vedi bambini che lottano e si battono con la fame di riscatto negli occhi. Sanno che solo in pochi riescono davvero a uscire da queste strade, ma basta anche uno solo che ce la fa per far credere a tutti gli altri che vale la pena provarci. Ogni giorno, da quando impari a stare in piedi a quando impari a non cadere più. Sono bravissimi, la strada per loro diventa la loro prima arena, è qui che incominciano a muovere i primi passi, cominciano a lottare tra di loro per sognare di diventare un campione. Conoscono ovviamente tutti i nomi dei campioni più importanti e cercano di imitare le loro mosse segrete. Ed è uno spettacolo vedere come tifano l'uno per l'altro, cercano di sognare quello che potrebbero diventare un giorno. Ma i grandi sogni si costruiscono con l'allenamento, la disciplina e la costanza.
E in questa palestra di quartiere si forgiano i prossimi re della LAM. Sappiamo che non sarebbe stato difficile trovare i veri campioni di questo quartiere, perché in realtà ogni lottatore ha lo stesso programma. La mattina si rifugiano qui in palestra perché c'è troppo caldo e allenano la potenza, la forza fisica con i pesi. Il pomeriggio, dopo essersi riposati, al tramonto vanno in spiaggia per allenare la tecnica, la lotta e anche la resistenza, perché allenandosi sulla spiaggia è molto più difficile. Sono veramente sorpreso, stupito dall'intensità del lavoro. Immaginate che questi ragazzi dedicano tutte le loro giornate all'allenamento, mattina e pomeriggio. E tu? Io peso 110, lui 92 e lui invece 85. Sì. Siete grossi, eh? Siamo grossi. Ovviamente tutti questi ragazzi appartengono a categorie di peso diverso, ognuno di loro combatte con un avversario del loro peso, della loro categoria. Lui è il più grosso di tutti, ma se la cavano tutti quanti piuttosto bene, diciamo. Tra questi atleti ce n'è uno che ha qualcosa di speciale, qualcosa che si sente ancora prima di vederlo lottare. Si chiama Kao. Ha solo 23 anni, ma tutto il quartiere ripone in lui le sue speranze. Dicono che sia l'astro nascente della LAM senegalese, che sia destinato a qualcosa di grande. E noi abbiamo la fortuna di seguirlo proprio nel giorno in cui tutto si decide, prima del match più importante della sua giovane vita. Qual è la cosa più difficile nella vita di un lottatore? Allenarsi. Non è facile, mai facile. Ogni giorno devi dare il massimo. Nella mia vita non ci sono scorciatoie, lavorare duro. Sempre. E non arrendersi mai, è questo il vero segreto. Dare tutto, combattere forte, spingersi oltre per diventare campione. E io ci riuscirò di sicuro. Io faccio quello che mi rende felice. Lottare è la vera felicità. Solo chi lotta capisce questa gioia. Solo chi lotta. Combattere, sentire la gente urlare il tuo nome. Vincere e tornare a casa è una gioia enorme. Una gioia enorme. Il talento però qui non basta. La LAM è anche un business spietato e senza un manager questi ragazzi resterebbero invisibili. Questo ragazzo si occupa di tutto, organizza gli incontri, copre le spese e soprattutto crede in loro, perché finché non arrivano al grande palco sei solo un eroe di quartiere e lui è l'unico a scommettere davvero sul loro futuro. Per me sono come fratelli più piccoli. Li ho visti crescere, li seguo da sempre. Sono 10 anni che ci sto dietro, li ho tirati su io. Pago i loro allenamenti per dargli un futuro, per vederli andare lontano. E perché? Cosa hai visto in loro? Perché hanno un vero talento, grandissime qualità. Se gli dai un'occasione, ti fanno vedere chi sono davvero. Se no, resteranno fermi qui, assolutamente senza niente. Solo il lavoro vero paga. Ogni volta gli ripeto, rispettate sempre l'allenamento. Mi spieghi quanto può guadagnare un lottatore? I campioni più affermati guadagnano anche 100, 150 milioni. Sono delle vere rockstar in Senegal. Hanno belle auto, belle case, belle donne. Hanno tutto. Per Kao la giornata è ancora lunga. Lo aspetta la seconda seduta di allenamento, ma questa volta in spiaggia. E quello che troviamo lì è surreale. Centinaia e centinaia di ragazzi che si muovono all'unisono come se fossero un solo corpo. Corrono, si spingono, si tuffano nella sabbia. E tutti con un solo sogno: diventare campioni. Hanno veramente una forma fisica incredibile. C'è Kao che è sicuramente molto grosso, molto pesante, molto solido. Gli altri sono snelli, muscolosi, atletici. Sono veramente sorpreso perché hanno chiaramente i loro mezzi abbastanza limitati per allenarsi, però hanno veramente una forma fisica strabiliante. Qui la sabbia è tutto. Ti rallenta, ti spezza il fiato e ti mette alla prova. Ma è anche quella che ti scolpisce, che ti prepara e forse è proprio su questa sabbia che un giorno qualcuno di loro diventerà leggenda. Quello a cui stiamo assistendo in realtà è un allenamento. Esattamente quello che vi volevo dire. È un allenamento di lotta romana, per farvi capire. Sono proiezioni, sono prese. E questa è la lotta tradizionale, la LAM tradizionale, mentre in realtà col tempo c'è stata un'evoluzione di questa lotta, si è arrivati alla lotta avec les frappes. Quindi LAM avec les frappes vuol dire con i pugni, con la box, è lotta più box. Chiaramente non è quello che faranno oggi perché domani si combatte, c'è un combattimento ufficiale. Oggi si allenano sulle prese, sulle proiezioni,
sulle cadute. Non doveva andare a finire così, ma mi sa che era inevitabile. Levati la maglietta. Il suo avversario di oggi sarà Iechini, il re delle arene. Giuseppe, sei pronto Giuseppe? Sì, vai Giuseppe! Pronti? Non potevo aspettarmi molto altro, mi hanno battuto tutti quanti. Hanno una posizione, sono solidissimi. È difficile buttare giù, anche se io li prendevo a ghigliottina. Poi non sapevo neanche se fosse, se si potesse fare, ma non c'era chance. Sono veramente bravi, sono fortissimi. Come ti senti quando entri nell'arena? Serve coraggio vero. Devi sentirtelo dentro. Devi sapere che quando combatto non sono più lo stesso. Devi essere in grado di cambiarti dentro, perché là, una volta che sei là, ti giochi tutto, ti giochi davvero tutto. Se sei un leone, dimostralo e sbrana il tuo avversario. C'è qualcosa che ti fa paura nell'arena? Se hai paura, allora questo non è il tuo posto. Se scegli di lottare, non puoi mollare. Non puoi mollare mai. Se hai paura, allora questa disciplina non fa per te. Non c'è spazio per i deboli qui. Devi avere una mentalità di ferro. Così diventi un campione. Solo in questo modo puoi entrare a far parte della storia. Sì, solo in questo modo. Cosa pensi di fare al tuo avversario? Intendi finirlo? Non voglio ucciderlo. Siamo entrambi senegalesi. Finito il match, finisce tutto. Rispettiamo sempre l'avversario, sia prima che dopo il match. Ma durante l'incontro potresti volerlo uccidere senza accorgertene. Cos'è che ti rende felice nella lotta? Il sogno è diventare campione, il re dell'arena. Questo mi renderebbe l'uomo più felice del mondo. E lo sarebbe anche la mia famiglia e tutta la gente che mi sostiene. Se Dio vuole, sarò un campione e allora mi prenderò cura di tutti quanti. Che bello essere qua, però. Ascoltare le parole, i sogni di un ragazzo giovane come Cao, che vuole diventare un campione, ma lo deve diventare contro tutti questi ragazzi. Quindi la sua determinazione, la sua tenacia, la sua forza deve essere molto più grande, molto più forte. E mi sento privilegiato a poterlo ascoltare, a poterlo osservare da vicino, perché in realtà il mondo della LAM spesso viene tenuto segreto, chiuso, perché non deve essere mostrato agli avversari. Qui ognuno di loro può essere l'avversario dell'altro, quindi è un privilegio quello che stiamo avendo e non vorrei essere in nessun altro posto al mondo, anche se in realtà io potrei farlo, potrei essere in qualsiasi altra parte del mondo, potrei essere qui nella grande mela tra le luci di Times Square, o a Tokyo, nel tempio più antico del Giappone, oppure qui, a Manila, oppure qui, davanti a una delle 7 meraviglie del mondo, il Colosseo. E per farlo basta un semplice clic con NordVPN per cambiare la tua posizione virtuale, criptare i tuoi dati e nascondere il tuo indirizzo IP. Così potrai navigare da tutto il mondo in totale sicurezza. E poi con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, da siti pericolosi, pubblicità invasive e file infetti. Puoi proteggere il tuo smartphone, il PC, il tablet, che siano tuoi o anche della tua famiglia o del tuo team. Con NordVPN navighi tranquillo, risparmi davvero e ti godi il viaggio. E adesso andiamo a riposarci un po' perché domani sarà una grande giornata. È il momento di rientrare. Cao ha bisogno di silenzio e di calma perché domani si gioca tutto. E non sarà solo un match. Sarà una battaglia dell'anima. Un rito, una magia. Perché la LAM non è solo uno sport. È qualcosa che non si spiega. Si vive. E domani lo vivremo anche noi. Il grande giorno per Cao è arrivato.
Lo raggiungiamo a casa sua per gli ultimi preparativi, ma c'è qualcosa attorno a lui che non riesco a spiegare. Un'aura che ti mette quasi soggezione. Sta succedendo di tutto sulla terrazza del campione perché lui ha appena iniziato la preparazione e dentro quella sorta di tenda con il marabù si stanno preparando, stanno iniziando ad indossare i primi ghirigiri, le protezioni e tutti questi bambini sono in estasi perché loro che sono del quartiere possono avere accesso alla casa del campione. È un qualcosa che nessuno può avere in generale nella città, ma loro sì, perché sono cresciuti con lui, l'hanno visto crescere, diventare un campione, quindi sono qui per supportarlo, sostenerlo. Ci sono tutti gli altri campioni di là, tutti gli altri lottatori che anche loro sono qui per dargli forza, energia. È una situazione bellissima perché c'è un'elettricità incredibile che precede la lotta, la guerra. Lui è il marabù, una figura a metà tra religioso e stregone, un intermediario tra il visibile e l'invisibile. Per molti lottatori addirittura è il vero artefice della vittoria. Ed è a lui che ci si affida prima di ogni combattimento per ricevere i suoi grigri, ovvero amuleti, pozioni, sacchetti legati sul corpo o nascosti nei vestiti. Oggetti carichi di fede che, secondo la tradizione senegalese, riescono a creare una barriera invisibile contro la sconfitta. Per alcuni è superstizione, per altri è magia, ma per chi lotta è tutto. È la convinzione che qualcosa o qualcuno sia con te sul ring anche quando sei da solo. Impressionante il numero di protezioni che vengono applicate sul corpo del lottatore. Vedete, quelli sono i classici grigri, ovvero degli amuleti che vengono legati alla vita. Poi un altro deve essere cucito nel pantaloncino con cui lotterà e un altro verrà nascosto sotto la terra dell'arena. Ci sono tantissime protezioni, vedete, c'è anche questo ragazzo che sta facendo delle preghiere, ha segnato dei numeri, delle scritte sul corpo del nostro campione e così si dovrebbe sentire pronto per la guerra. Un lottatore raggiunge la gloria solo se sa ascoltare i consigli della sua guida spirituale. Se ti chiede un sacrificio, devi farlo senza pensarci. E se lo farà, beh, otterrà la vittoria. Bisogna crederci. La guida spirituale è essenziale per preparare un match, perché lui sa già come finirà, predice il futuro e ha poteri che vanno oltre la comprensione umana. Questi sono i ghirigiri, amuleti che contano davvero quando combatti. Sono uno scudo contro la magia dell'avversario. Proteggono i lottatori da secoli, è la nostra tradizione. Non potrei combattere senza questi. Praticamente è come se fossi nudo senza di loro. Mi sentirei davvero spoglio. Cosa ti aspetti dall'incontro di oggi? È già scritto. Vincerò. Butterò giù il mio avversario e vincerò. Dio è con me. Queste pozioni sono delle protezioni per i lottatori. Le mettono sul corpo per proteggersi, servono contro il malocchio, le malelingue. Perché quando i lottatori si spogliano, tutti ti vedono, tutti sparlano. Quindi bisogna proteggersi contro ogni forma di cattiva energia. La magia li protegge dal malocchio, è solo una protezione in più, non ti rende invincibile. La verità è che vince solo chi ha la volontà di essere il migliore. E come da tradizione anche il pasto prima della lotta viene preparato dalle donne più vicine al lottatore, madri, sorelle, mogli. Deve essere però semplice, leggero, ma soprattutto non troppo saporito. Il riso dei lottatori non dovrebbe essere buono. Mio figlio dovrebbe mangiare un riso insipido affinché la vittoria sia dolce, molto più dolce. Ma le mie signore, loro sono abituate a fare il riso con le migliori spezie in circolazione. Ogni volta che combatte soffro perché è mio figlio. Ho a lungo rifiutato che si buttasse in quell'ambiente, ma quando ho visto che tutto il quartiere era con lui, che la sua passione muoveva le folle per ogni incontro, ero davvero contenta. E se oggi vincerà, allora il mio cuore sarà finalmente in pace. E alla fine ci hanno invitato. Stiamo mangiando proprio con il campione, il marabù, tutto il suo team, c'è un altro campione. Sembra buonissimo. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Non ho veramente idea di come posso poi combattere dopo aver mangiato questo perché è un mattone, ma ti assicuro che è squisito, buonissimo.
Comunque non so se stia fingendo, non so se lo sia veramente, ma sembra tranquillissimo. Sono più emozionato io di lui. Sta mangiando tranquillo, con fame, mentre tra un paio d'ore sarà nell'arena come un gladiatore a combattere. E ora è il momento di uscire di casa e attorno a lui vedo solo l'amore e la forza di chi ha sempre creduto in lui. Oggi è il suo giorno ed è raro poter vedere così da vicino il momento esatto in cui un sogno si mette in cammino. E io sono qui, in primissima fila, come uno spettatore privilegiato che può sentire la tensione, la speranza, la determinazione che spero possano farlo diventare quello che lui ha sempre sognato, il re dell'arena. L'atmosfera è proprio come quella al Colosseo, anzi addirittura esattamente come si vede nei film, perché stanno lanciando del cibo, della frutta, del pane alla folla, è incredibile. Emozione, questi sono i combattimenti minori, anche con pesi inferiori, ma ho i brividi a vedere l'emozione che prova il vincitore e il perdente. Il perdente è ancora al suolo piangendo, mentre il vincitore con rispetto sta festeggiando con tutti i suoi tifosi. C'è un'atmosfera incredibile, ragazzi, non riesco neanche a immaginarla, ma tutti i tifosi stanno impazzendo e questo, vi ripeto, sono i primi combattimenti della giornata. Come vedete, Kao continua a pensarsi addosso tutte delle pozioni magiche, delle benedizioni che l'allenatore e il Marabout hanno preparato insieme. La tensione adesso è diversa, l'atmosfera è cambiata totalmente. Se prima quando eravamo a casa era tranquillo, sereno, ora è serio, pronto per entrare nell'arena. Non c'è motivo di temere oggi, la vittoria è già nostra. Dentro l'arena può succedere di tutto, ma io vincerò, lo so già. Sarà una grande sera, una grande sera. Vi ho detto di divertirsi. Non che ce ne fosse bisogno che glielo dicessi io dall'altra parte del mondo, però mi sento coinvolto, davvero. Non aver passato questi giorni insieme a loro, sento parte di questo gruppo. Le ultime preparazioni, sta nascondendo gli ultimi grigri. Ne avrà non so quanti, decine, tutti nascosti nella cintura. Vedi? Tutti i suoi amici lo stanno sostenendo, lo stanno supportando. Gli ultimi minuti, manca pochissimo. La folla è invisibile adesso. Non pensavo di potermi emozionare così. È uno sport che non conoscevo fino a poco tempo fa, però sì, sono emozionato. Sono emozionato perché ormai mi sono un po' affezionato a questi ragazzi, a Kao, e voglio che vinca questa sera perché so cosa vuol dire per lui. È incredibile il modo in cui viene osannato il campione. Ragazzini, bambini, giovani, adulti, tutti che lo ammirano, lo adorano, vorrebbero essere lui. Non so quanto, perché adesso ci sarà un combattimento durissimo in cui lui dovrà dimostrare al mondo, a tutto il Senegal, che è il campione, che è il vero campione. Però vedere questa luce negli occhi dei ragazzi che sognano di diventare lui è veramente emozionante. Mamma mia, che emozione! Tutti i ragazzi sono impazziti, bellissimi!
Cosa speri per il futuro? Voglio affrontare altri campioni, voglio misurarmi con i più grandi. Onore al mio avversario, ma ho vinto facilmente. Sono pronto a diventare il re. Dio è con me e io continuerò ad allenarmi per rendere tutta questa gente felice. Questa vittoria è per tutta la gente di Dalipor. Sono il vostro campione. E alla fine ce l'ha fatta. L'arena esplode, la gente urla il suo nome. Oggi non è più solo un ragazzo di quartiere. Oggi è un campione. Inizia una nuova vita dove potrà finalmente chiamare lavoro la sua passione. La lotta. Uno sport, se possiamo chiamarlo così, duro e primitivo, ma così necessario per Kao, perché è il modo più vero che ha trovato per scoprire se stesso e per trovare, oltre la paura della sconfitta e oltre il dolore dei colpi, la sua meritata felicità.